becchi il centro esatto della pianta, guarda. L'anno scorso avevo condiviso questo video come ho rifatto il mio giardino. Abbiamo ricoperto il muro con questi sassi, abbiamo fatto un'aiola, prima mi sono fatta un progetto di questa aiola, l'abbiamo riempita con la terra, abbiamo impiantato dentro le piante e è uscito anche abbastanza carino. Sono stati fatti alcuni sbagli che ci siamo accorti con il tempo e quest'anno ho voluto rimediare tutto. Sei sul canale Erika Home, ciao a tutti e benvenuti. Con la mancanza della pioggia dell'anno scorso il giardino si è ridotto così. Noi viviamo sui colli per cui dalla terra sempre escono dei sassi, con la motozappa abbiamo comunque passato la terra, abbiamo lasciato che si essiccasse l'erba. Poi siamo andati a vedere, a cercare i tappeti erbosi, questi più adatti per il nostro terreno. Abbiamo comunque cercato e girato tanto per trovare quella più adatta a noi. Poi abbiamo trovato in provincia di Venezia. Cerca di di organizzarti in modo che la porti a casa se tu magari non la vedi, ma io l'ho vista. Questa qua è un infestante, coltello rovescio con la lama verso su. Se tu becchi il centro esatto della pianta, guarda. L'anno scorso abbiamo sbagliato di non mettere delle piastre sotto il tavolo, sotto il gazebo. Quando pioveva non stavi sempre con i piedi sull'erba bagnata. Quest'anno abbiamo deciso di rimediare, abbiamo portato questi piastri con la sabbia e abbiamo comunque deciso di coprire, di fare un pavimento. Adesso lavoro di squadra, portiamo via il gazebo, così posizioniamo le nostre piastre. Abbiamo lasciato comunque il terreno che un po' si riposa, abbiamo tolto tutta l'erba che si è essiccata, poi mio marito ha preparato qua tutta la base, ha preparato bene il terreno, l'ha fatto tutto un bel livello. Insomma, ha preparato tutto lui. Ho un marito tutto fare che io semplicemente adoro. Insomma, ogni mio desiderio me lo realizza e queste sono le cose non da poco. Con la motozappa siamo passati 2 volte, ad esempio quando era l'erba un po' grandicella, quella rimasta diciamo, l'abbiamo passato, l'abbiamo lasciato fare seccare, il terreno si è un po' riposato e dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto l'erba, abbiamo lasciato un poco il terreno così, dopo di nuovo 2 giorni prima quando abbiamo messo l'erba di nuovo abbiamo fatto con la motozappa, ecco qua sta preparando di nuovo la base per il tappeto erboso, così è pronto per la posa. Abbiamo visto che il terreno era ancora molto troppo soffice, ecco. Abbiamo preso il rullo, siamo passati così avanti e indietro in modo che rimane un po' più compatto.
È molto semplice la posa ecco, di tappeti erbosi, veramente non c'è niente di difficile, anche mi sono divertita, ecco, per dire. L'importante è ad esempio quando noi prendiamo tipo un pezzo di tappeto erboso con l'altro, quando li mettiamo vicino una all'altra, adesso comunque proverò da vicino a farvi vedere, di unirli bene nel modo che non si alzano gli angoli che se no rimangono secchi. Allora prima comunque avevo sempre la gomma con l'acqua, spruzzavo un po' il terreno, lo bagnavo leggermente e dopo mettevo questo tappeto erboso. Poi mio marito ho visto che anche vicino alle rose, lui voleva la perfezione, ma è andato veramente molto molto vicino. Ecco qua di nuovo un po' la bagno e la poso. Ad esempio, importanti è gli angoli, no? Ecco che li uniamo bene, proprio prendo e con questo modo faccio, vedete? Così si unisce terra con terra e l'erba che sta più sopra si unisce tra di loro, in questo modo si vedrà anche meno la differenza, no? Di questa erba quando si unisce tra di loro. Comunque vedrete tutto più avanti e poi anche dalla lunghezza ho provato comunque a avvicinarla sull'altra erba che l'avevo messa prima. Ecco che è l'ultimo pezzo e abbiamo finito. Vero Lorenzo? Batti 5. Dopo la posa l'erba va mantenuta umida per almeno 2-3 giorni, per cui ogni 3-4 ore bisogna bagnarla un po'. Il giorno dopo ha iniziato a piovere per parecchi giorni. Dalle nostre parti è stata comunque una pioggia molto lenta, molto dolce, per cui il terreno è riuscito anche ad assorbire lentamente. Abbellisco il mio giardino con dei prodotti Vevor. Vi parlo veloce di questo marchio. Vevor è il più grande rivenditore transfrontaliero di strumenti e attrezzature, manutenzione, riparazione e operazione. Chi è appassionato a giardinaggio, comunque avere tutto in ordine o avere le erbe aromatiche, penso che apprezzeranno questi prodotti. Guardate, ho scelto questa fioriera rialzata con ripiano in legno. Tutti i loro prodotti sono di alta qualità. Questa fioriera rialzata è realizzata al 100% legno di abete e può sostenere il carico fino a 100 kg. Ogni angolo è rinforzato per garantire un uso esterno duraturo, non facile da rompere. Anche questi buchi che magari se si accumula troppo acqua, no, fa uscire l'acqua, per cui è fatta veramente con una logica tutto, ogni suo piccolo dettaglio. Anche quando abitavo in un condominio volevo sempre una fioriera così alta, anche perché sotto comunque potete mettere qualcosa, no, se non avete tanto spazio, però sopra ecco vi potete comunque tenere un po' di piante, un po' di verdura. Allora voglio impiantare un po' di valeriana, un po' di insalata, ho preso il basilico questo violetto e ho preso anche un po' di fiori questi per l'orto, ho preso anche la menta, questo per il cocktail, tipo così di averlo vicino
quando serve un po' di peperoncino piccante, un altro po' di insalata, un po' di timo. Ah, ma c'ha tutti, Taselle perché salano. ha tutto giusto? Sì, sì. Ho tolto già la gomma vecchia, così mi libero di questa gomma, perché ogni volta che dovevo bagnare l'orto stava sempre qua, insomma, buttata giù così a caso. Così facciamo tutto molto più ordinato. Per tenere tutto in ordine ho messo anche questo avvolgitubo automatico retrattile 35 metri di lunghezza, il fissaggio da parete girevole a 180 gradi, che è molto pratico. Ad esempio il sistema di riavvolgimento automatico, non importa quanto sia allungato il tubo, può essere ritirato in sicurezza dopo una leggera trazione. Troverete il link dei prodotti nella descrizione del video e anche il codice sconto. Come potete vedere il tappeto erboso ancora qua, siamo nel secondo giorno, comunque si vede la differenza, si vede tipo questi dove sono stati uniti, no, tra di loro, però dopo qualche giorno e soprattutto quando inizia a crescere, se lo bagnate, lo tenete sempre umida, allora non si nota neanche, anzi vi rimane un prato molto bello, uniforme, morbido e che potete anche camminare scalzi. Facciamo un piccolo tour del giardino, c'è questa rosa che non so che nome abbia, però ha un profumo di menta con limone, che quando la annusi ti sembra menta e limone. Vi volevo fare vedere questa rosa, io non riesco a descriverla quanto è bella, c'è sembra che è fatta proprio di pasta di zucchero, quelle che si mettono sulle torte, no? Sui dolci, è semplicemente bellissima, io penso che è proprio l'ideale, che è una rosa ideale. Sembra che sta tenendo anche la nebbia. Vi voglio presentare una scrivania, ragazzi, soprattutto se lavorate tanto al computer o magari avete un vostro ufficio. Ecco, questo è uno di quei prodotti che quando lo apri, lo provi e fai wow.
Cioè, è una cosa veramente eccezionale. È una scrivania regolabile in altezza. È molto facile da montare. Dall'inizio, quando ho visto che ha tutti questi motori incorporati, pensavo che facevo fatica. Invece c'è il libretto che è molto chiaro, insomma, è facile da montare, non c'è niente di difficile. FlexiSpot e ispirazioni del designer, caratteristiche moderne, motore elettrico, design del piano fai da te. Ho scelto il design con il piano in bambù. Ho scelto un colore naturale che comunque si adatta molto bene anche con il mio pavimento, un po' con tutto quello che ho in casa. Poi anche quando stai a scrivere così liscia, insomma, vi dico che è qualcosa di un'altissima qualità. Mi piace perché sotto c'è questi motori e tutti i fili vengono nascosti sotto e abbiamo soltanto delle uscite, per cui è anche molto minimale. Non vediamo tanti presi, tanti fili, per questo vedete viene tutto nascosto qua sotto su questa struttura. Invece se noi adesso premiamo questo pulsante che fa la freccetta in su, ecco, come potete vedere lei si alza. Ti dice anche di quanto si alza? 200 centimetri. Se voi avete una casa più piccola che tenete la scrivania insieme al salotto con la cucina, questa scrivania la possiamo anche trasformare e diventa un ottimo piano di lavoro. E soprattutto quei centimetri che lo possiamo alzare sono molto importanti anche per la nostra schiena, stiamo belli dritti, potete usarlo anche nel vostro studio se magari amate, non so, disegnare o dipingere. Io passo tanto tempo davanti al computer e chi lavora tanto al computer sa benissimo quanto è importante la sedia per lavorare. Questa sofisticata struttura di seduta con un design ergonomico unico offre lo schienale della sedia da ufficio per eccellenza. Con una finitura elegante potrete godere di un'esperienza di seduta lussuosa ogni giorno. Ha il bracciolo rotante in 3D, regolazione dell'inclinazione, schienale inclinato, maniglie multifunzionali. Vi lascerò il link nella descrizione del video e anche il codice sconto. FlexiSpot è un nuovo futuro di lavoro comodo, accogliente e mai bloccato in un unico logo. Se stai cercando una soluzione ideale per il vostro ufficio, per la vostra azienda o anche per la vostra casa, il link e il codice sconto lo trovi nella descrizione del video. Here we are, guys. An ocean, a cave, a dream